Hai mai pensato di trasformare una foglia in un meraviglioso ed unico pezzo d'arte da appendere sul tuo albero di Natale? Wow! L'effetto sarà meraviglioso ed desterà gran stupore. Pensa che per rilasciare questo video tutorial ho impiegato 4 anni, perché volevo sapere se la foglia avrebbe retto nel tempo e volevo darti delle risposte certe. Se anche tu hai piacere di trasformare un semplice addobbo in una vera opera d'arte, vieni con me. Prima missione: cercare la foglia più bella che tu possa mai trovare. E il tempo, fortunatamente, è dalla nostra parte. La foglia perfetta per il nostro progetto non dovrà essere rotta, danneggiata o malata. Per rendere magico il nostro disegno e quindi il nostro albero di Natale ci servirà una foglia integra, sana, robusta e aggiungerei anche della forma che più ci piace. Dopo aver portato a casa la foglia o le foglie nel caso ti lasciassi prendere come me, per appiattirle le andrò a mettere tra 2 fogli di carta da forno con un peso sopra. Il consiglio che mi sentirei di darti è di raccogliere le foglie in una giornata umida, così che quando cercherai di togliere il riccio naturale dalla foglia secca non ti si spezzerà. Io addirittura, avendone prese tante, ho costruito una torre di foglie. Questa è la fase più delicata di tutto l'intero processo. Appiattisci bene tutti gli eventuali riccioli, ricordando che questa sarà la base sulla quale dipingerai. Sarà infatti la tua tela. Più piatta la realizzerai, più semplice sarà poi dipingerci sopra. Disposte le foglie, ecco che andiamo a mettere sopra un bel peso. In questo caso avevo a portata di mano un trapano. Ed eccole qua le nostre foglie, perfettamente planari. In questa non ho fatto attenzione e non la potrò utilizzare perché l'angolino, nel momento in cui lo vado a rimettere in posizione, mi si spezza. Vedrai che la pazienza ti verrà ripagata abbondantemente. Il supporto sarebbe pronto da subito, ma essendo in fase di sperimentazione e non sapendo bene l'effetto finale, 4 anni fa infatti non potevo immaginare che cosa sarebbe successo, mentre oggi lo so, in una foglia ho voluto dare una base di Vinaville, ma lo vediamo più avanti. La foglia potrebbe supportare tranquillamente sia la tempera che l'acrilico. 4 anni fa ho deciso di puntare tutto sull'acrilico perché ho immaginato che mi proteggesse di più la foglia stessa, in quanto possibilmente attaccabile da muffe, umidità, banalmente la polvere. Ho puntato sul colore più elastico. Stavo dipingendo e non ho mai pubblicato questo video perché volevo vedere, come ti dicevo, l'effetto finale nel tempo. Mi è venuto spontaneo dipingere, diciamo, sul retro della foglia dove sono presenti le venature. Sull'altro lato invece ho utilizzato la foglia d'oro proprio perché ero in fase di sperimentazione per rendere questa foglia ancora più luccicante, ancora più natalizia. Più avanti avrai modo di vedere l'effetto e sapere come si fa. Ed eccola qua, quest'anno perfettamente intatta, pur non avendo utilizzato nessun tipo di spray finale. Ho lavorato direttamente su foglia, come per esempio la foglia che stai vedendo sulla sinistra. E come ti dicevo, sulla destra invece, per il terrore che si disintegrasse, ho spalmato la foglia con la colla vinilica. Poi ho capito che in realtà dipingendo con il colore acrilico si risolvono tutti i problemi e rimane anche più naturale. A me personalmente piace di più. Ed ecco a sinistra la versione completamente opaca e a destra fondo Vinaville che mi dà questo effetto lucido con sopra vernice opaca. In questo caso per tutte e due le foglie ho utilizzato il bianco gouache.
Questo un altro esempio, Vinavil su tutto il fondo e poi acrilico. Ma la versione che più mi fa impazzire è quella con la foglia d'oro applicata su un lato, che ho lavorato così. Ho preso la missione, che non è nient'altro che la colla specifica per la foglia d'oro, e l'ho spalmata in maniera omogenea su tutta la foglia. Per lavorare con la foglia d'oro bisogna armarsi di pazienza ed avere tanta delicatezza, che forse io in questo video non ho proprio avuto. Devo però dire che anche se non dovessimo avere molta manualità con la foglia d'oro, il risultato finale sarà comunque pazzesco. La colla che abbiamo spalmato prima, pur essendo al tatto asciutta, attirerà per sua natura questi foglietti. Bisogna fare un po' attenzione e lavorare in maniera decisa, delicata e scrupolosa. Nel caso dovessero rimanere, come stai vedendo, delle pieghe, non è un problema. Poi andremo ad appiattire, andremo a spingere questa foglia d'oro sulla superficie con un batuffolo di cotone oppure con un pennello molto morbido. L'unica cosa di cui ci dovremo preoccupare sarà quella di rivestire completamente la superficie, senza lasciare fessure, parti scoperte dove si vede la colla. Una volta rivestito il tutto, ecco che prendo un batuffolo di cotone e spingo per far aderire ancor meglio su tutte le venature la foglia d'oro. E dopo aver pazientato e aspettato che il tutto sia perfettamente asciutto, ecco che con un pennello morbido vado a togliere l'esubero della laminazione oro. Con calma, delicatezza, come se la stessimo dipingendo. Valuterai tu se per la tua foglia o per il tuo modo di lavorare sarà più utile il pennello oppure il batuffolo di cotone. Ed ecco qua, dopo aver pulito bene, possiamo finalmente appendere la foglia sul nostro albero di Natale. Fammi sapere se questo video ti è piaciuto con un mi piace o un commento. Colgo l'occasione per farti i miei migliori auguri di Natale. Ci vedremo al prossimo video tutorial di disegno. Ciao!